Si narra che solamente alcuni vicini curiosi possano aver effettivamente visto coi propri occhi le mirabolanti gesta. Mirko, così mi pare un po' il Signore degli Anelli. Esattamente, ti piace? Sì, ok, interessante, ma non ha niente a che vedere col Signore degli Anelli. Ah no? No, è più una commedia. Ho capito, rifaccio. Lasciate che mi presenti. Mi chiamo Mirko e quella che vedrete non è solo una semplice casa, ma l'inizio di un'avventura che vi farà rimanere... Ok, ci siamo quasi, Mirko, ma un'avventura, cioè, forse, sai... Simo, già che sono qua a farvi sto piacere gratis, però... ma lo sai che il progetto è totalmente a budget zero, però. Pare alla mia voglia di fare sta roba. No, dai, scusami, non ti interrompo più, ma prova a stare un po' più sul tema, sulla comicità, dai. Dai. Una casa, 3 uomini soli. Ma cos'è sta roba, Mirko? Adel, cioè prima Alex, poi Simo. Sì, vabbè, capisco, però così faceva pena, dai. Ascolta, leggi questo, dai, questo, e mantieni la stessa musica. Sicuro? Poi mi lasciate andare? Ma certo, Mirko, certo. Grazie, Adel. Sì, dai, vai adesso. 12 sono i mesi, 12 segni zodiacali occidentali, cinesi o indiani che siano, 12 gli dei principali sul Monte Olimpo, le fatiche di Ercole, gli apostoli di Gesù, 12 le stelle dorate disposte in cerchio sul campo blu della bandiera europea, e per la smorfia il 12 rappresenta il soldato. Vi ricordate che se lo si componeva sul telefono la SIP ti permetteva da un numero di risalire all'abbonato che ti aveva cercato? Caccia di stalker! Ma la storia che sto per raccontarvi col 12 ha solo una cosa a che fare. Il 12 è il civico della casa che ospiterà una convivenza obbligata. Una convivenza che cambierà nel tempo. Una convivenza che... Come al solito non hanno sparecchiato le loro cose. Frank, ciao! Accendi la TV sul canale delle notizie. Buongiorno Simone. Ecco il canale del notiziario. Per riuscire a contenere il più possibile l'avanzata del coronavirus e tutelare così la salute. Buongiorno, raga. Venite a ascoltare? Ci siamo, bro. Prof, io devo uscire, ho fretta. Stavolta deve farci vedere come si girano le chiavi nella toppa, guarda. No, sai cosa fa? Ci spiega per l'ennesima volta come stare nel meraviglioso mondo delle persone ordinate. Sì, guarda che io sono la persona ordinata. Sì, come no. E infatti quello che stai cercando non lo trovi. E sentiamo che cosa starei cercando. Il tuo cervello, Frank, alza il volume della TV. Ok, prof. Volume TV alzato. Fortuna che c'è Frank in questa casa, perché se dovessi fare affidamento su questi due... L'espressione E voi due io resto ascoltate a casa. una volta tanto che in televisione non dicono le solite una cose. zona rossa, non ci sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola. Ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta. Ma dai, ma vi Saranno pare? quindi Raga, da evitare su cioè adesso tutto il vengono, territorio della li chiudono in penisola. casa. Perché non pardon, siamo chiudere in motivati casa tutto il paese. da 3 specifiche circostanze. Ma dai, io vado. Comprovate ragioni di lavoro. Da casi di necessità. Oh, comunque fra, dopo che ci siamo bevuti il verosimile ieri, sai cosa è successo? Hai voluto scommettere solo contro te stesso che le tue chiavi della macchina non potevano essere scaricate dal cesso in quanto troppo pesanti. Indovina? Sono andate. Io vado, Ciao. Tanto le chiavi di scorta. Erano quelle, genio. Le altre le hai scommesse facendo il pirla su TikTok. Penso di poter interpretare gli italiani. Ma non ti preoccupare, tu segui. Ma cos'è che devi fare? Fermati. Ok, stai fermo lì. Tira fuori il cellulare. Ma per fare cosa? Dai, mi fai un video su TikTok. Ma cos'è sta cagata? Ho bisogno di visualizzazioni. Ma chi ti caga? Ma tu che ne sai? Allora, scommettiamo che adesso io riesco a prendere al volo le mie chiavi della macchina con le bacchette? Ma è impossibile. E poi torni a piedi. Vi stupirò con effetti speciali. Prendo le chiavi. Dai, il video è partito. Pronti? Dai. Pronti?
Fra, sei veramente un genio. Un genio! No, il genio sono io. Sei un cretino. In particolare ai loro cari va tutta la vicinanza nostra del governo e penso di poter interpretare di tutti gli italiani. Le nostre perché non vedo abitudini quindi... Esagero timori minori, ci scherzo sopra, nascondo le paure peggiori, per paura che si rida di me, scappo dai problemi, dai discorsi seri, evito i film tristi e parlo a citazioni, ma rivoglio quella sera, non una che somiglia, per emozionarmi ancora, come la prima volta e non ci riesco. Non è la stessa cosa, è un'altra brutta copia, è troppo serio. Non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Ehi là, come va? Che combini? Tecnologia e disegno, prima ora. Terza... A. E tu? Ho un provino. Scirano. Si dice Sirano, non Scirano. Ma è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, si dice Sirano e tu non sei Alberto Tomba. Comunque tempismo perfetto, con i teatri chiusi. Complimenti a te. Tempismo perfetto, con le spone chiuse. Con le scuole chiuse? Sto cretino e la sua spada laser. Io almeno sono in dad. Mica è il teatrino e lo spettacolino in streaming. E poi si dice Sirano. Ta-da! Che ne dite? Non dite niente, lo so, sono perfetto. Scommetto che oggi non mi ferma nessuno. Ciao, prof. Pinocchio, rimani pure nel ventre della balena perché io esco. Me ne vado nel paese delle meraviglie. Ciao, sfigati. Pinocchio, ignorante. E poi è il paese dei balocchi, mica delle meraviglie. Già, ignorante. E anche la spada. Ma vi rendete conto con chi divido l'appartamento? Buongiorno, professore. Voglio ricordarle, a lei e ai suoi coinquilini, che siamo in periodo di lockdown, perciò lo sa benissimo meglio di me che seriamente... Ti è vietato uscire dal proprio appartamento. Vuole stellare? No, Pinocchio. No. Cyrano de Bergerac. Non ci aveva provato? Sì, ma si è presentato sotto un altro nome. No, è legale. Ho capito. Ciao. Arrivederci. Comunque, come al solito, questo qui, non succede mai niente. Arrivederci. Allora Alex, com'è andata? Stavolta li ho proprio impressionati. Ma la spada laser? È proprio grazie a quella, vedi, ma cosa ne parla a fare? Bro, ci siamo, stavolta si vola! Ottimo lavoro! Comunque ragazzi, se abbassate un po' il volume mi fate un favore, che tra poco lezione. Tranquillo, prof. Fra, devo farti vedere una cosa sul tubo. Così lo lasciamo stare sto... Colombo, a noi due. Colo. Colombo?
Falsone, mi scusi, sono dovuto andare un attimo in bagno. Falsone? Falsone? Ma dove è andato adesso questo? Falsone? Falsone, Falsone, Falsone. Ma sa che quel viso e quel nome mi dicono qualcosa? Falsone. Ragazzi, io vado, che stamattina c'ho il collegio docenti per definire la didattica a distanza. Alex, ricordati che tocca a te fare la spesa oggi, mi raccomando. Tranquillo, papi. Ma che tranquillo, papi? Dai che è una serata importante, dai! La lista ce l'hai! A volte è difficile. Assolutamente, prof. Sei sveglio, ma dici principessa, E tu, Adel, ricordati l'altra cosa. Adel? Adel! Sarà uscito, prof. Ma uscito cosa? Che quello prima delle 9 non si vede. Vorrei dire le 11. Facciamo mezzogiorno? Ascolta, già che sei in piedi, quando si sveglia, ricordagli l'altra cosa. Cosa? Quale cosa? Tu digli l'altra cosa che lui capisce, L'altra cosa cosa? E tu digli così che lui capisce, dai, su. Comunque stasera qua che sono sempre l'ultimo a sapere le cose qua dentro, deve finire, Ma tu non ti preoccupare, vi ho anche preparato la colazione. Dai, mangia che devi crescere, Io vado. Ciao. Fra, sono qui. Molto difficile. Allora, come va? Shh, non urlare. Così va meglio. Che sei scemo? No, scusa. Serata importante ieri, grazie. Che hai combinato? Ma chi è che ha fatto sta tavola? Il prof, ma dai, cos'è che hai combinato? Ti dico solo 3 parole. Anche magari qualcosina in più, No, 3 te ne bastano, capirai. Pub, taxi e Alessandro Volta. Quindi? Ma come quindi? Settimana scorsa al pub. No. Dai, che abbiamo conosciuto quella ragazza. Come si chiamava? Giulia. E chi è Giulia? Dai, la ragazza bionda. No, ho sbagliato. Fra, ero con il prof. Bene, e io? E io e tu ci hai cacciato fuori di casa perché stavi con Donatella. Donatella viene, allora andate fuori di casa. Donatella, sì. Peccato che si è portata dietro il cane che non ha smesso un attimo di abbaiare e di montarsela. Chi? Chi? Sto cazzo, chi? Donatella. Dai, vabbè, vado a lavarmi. No, dai, scusa bro, mi spiace, non volevo... No, ma non ti devi preoccupare, Fra. Non ti devi preoccupare. No, ma davvero, ci tengo, spiegamelo. Non è niente di importante, te lo spiego dopo, fammi riprendere. Ok. Simo ha detto di ricordarti di quella cosa. Quale cosa? L'altra cosa. Ah, l'altra cosa, ok. Certo. Comunque questa storia qui che sono sempre l'ultimo a sapere le cose dentro questa casa deve finire, Alex, tu sei sempre l'ultimo a sapere le cose in questa casa perché sei disordinato, sei smemorato. Anzi, sei smemorato, sai come chi? Come Alan, che si mette il rufis da solo nella birra e si dimentica le cose. Ti dimentichi tutto, sono 2 anni che io e Simo mandiamo i fiori a tua mamma e a tua nonna per il loro compleanno. Io e il prof, da parte tua, vergognati, svegliati. Ecco allora chi le manda le rose. Comunque, questa storia che io continuo a sapere le cose per ultimo dentro sta casa dovrebbe finire. Fra, stai tranquillo, non è niente di importante, te lo assicuro, ti fidi, bro? Ti fidi? Stai tranquillo. Tocca a te a fare la spesa, ho sentito giusto prima? Sì. Sì. E c'hai la lista. E ho la lista. Hai la lista.
Sì, dove? Qui Sì. e qui. Guarda, va. No, aspetta. Era concia. Ed è lì. È qui. Lì. Grazie. Me l'hai data ieri, eh? Sì. Mi hai detto che oggi non potevi. Come mai? Avevi il provino. L'ho spostato. Bene, ottimo per me. Spesa tua, doccia mia. Sì. Ci vediamo dopo, fra. Sì. Vado a collassare. Sergio, no, Sergio, aspetta, no, Sergio, oggi non riesco. Sergio, Sergio, no. Mi sono scordato, Sergio, mi sono scordato, va bene, mi sono scordato. Ok? No, non ci sono oggi, no. Sì, quando vuoi, domani. Va bene, domani ci sarò, tranquillo, che questa volta mi impegno e ti faccio vedere, guarda, mi sono inventato 2 cose per come cacchio si chiama, Cyrano, quello lì, ecco, vedrai che non ti devo. Tranquillo, andrà tutto bene. Ok, sì, ciao, a domani, ciao. Oh, ma che bella che è arrivata oggi. Bellissima, muoviti, sta arrivando. Ho capito che sta arrivando, ma non trovo la spada laser. Serio? È lì sulla sedia, sotto di te. Forza. Eccolo. Avanti. Ah, ma era aperta. Ragazzi, ma quanta roba mi avete fatto prendere? Poi una montagna di alcol. Sorpresa! Guarda cosa gli ho insegnato, vai. Maratona di Star Trek. Wars. Ma tu non hai mai visto Star Wars? Ma è questo il bello, fra. Finalmente è arrivato il giorno che tanto aspettavamo. L'iniziazione del prof, colui che tutto sa, tutto, ma in questo campo... Non sa un No, signorina Longari, lei mi è caduta sull'uccello. Sì, caro mio, perché oggi te la faremo noi una bella lezione. Con me sei in una botte di legno. Si dice di ferro, botte di ferro. Ma è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Bro, però oggi è lunedì. Vabbè, ce la prendiamo con calma, lo spalmiamo tutti i film su tutta la settimana. Vabbè, da dove cominciamo? Su questo sono preparatissimo. Ho studiato. Capitolo 1. La minaccia fantasma. Bravo, prof, hai studiato, si vede, bravo. Però scegliamo noi. Iniziamo da Una nuova speranza. Io partirei dall'inizio, solo. Macete? Un Rister. Flashback. Alternato. Una nuova speranza. Flashback, alternato, Rifter, Macete. Ma non era più facile una maratona di Super Quark o di Ulisse al limite? Senza speranza. Ma ragazzi, mi spiegate perché abbiamo cominciato a bere prima di vedere il film? Ma perché dovevamo festeggiare l'inizio della maratona. Però dai, adesso guardiamo il film perché io domani c'ho lezione. Tu c'hai il provino di... Cyrano. Si dice di Cyrano, non di Cyrano. È la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Comunque io c'ho lezione. Tu c'hai il provino e Adel... Che cacchio vi ridete? Alla fine ce l'hanno fatta capire cosa faccio nella vita, ma non quella volta. Domani non devo fare nulla, sono libero. Tanto per cambiare. Io
Io scommetto che tu non hai niente da fare, come sempre del resto. No, Alex, fermati. No, Fermati che quando scommetti, fermati che sai come finisce. Come finisce? Male. Molto male. Malissimo. Ma allora dimmi che cosa fai nella vita di tutti i giorni, avanti. Dimmelo. No, non te lo dico proprio, no. Allora io voglio scommettere. No, dai, Alex, non siamo qua per scommettere, siamo qui per guardare Star Trek Wars, siamo qui per Star Wars, non per scommettere, dai. Va bene, prof. Ma una scommessina piccola. Però poi guardiamo il film. Allora, io scommetto che se butto le chiavi della macchina dentro il water e tiro lo sciacquone, queste non vanno giù. Ma questa cosa è folle. Ma perché dovresti fare una cazzata del genere? Scommetti. Sì, vabbè, e cosa vinco nel caso? Allora, se vinco io, mi dici cosa devo Vinco fare nella io. vita. Se vinci tu, non te lo chiederò mai più per il resto della mia esistenza. Sei sicuro? Sì. Allora è andata. È andata. È andata. Mi dispiace, Fra. Non... Silenzio. Ma come farai per le... Silenzio, va bene, silenzio. Tanto quelle di scorta, d'accordo? Ma Fra, erano quelle di scorta, cioè... Silenzio, per favore, d'accordo? Stiamo zitti. Non parliamo. Sdrammatizziamo un po' la situazione, tanto non è successo nulla. Io ho un provino che mi cambierà la vita domani, d'accordo? E non è neanche il caso di essere così tristi. Manco dovessero chiuderci in casa per mesi, eh? Quindi non è successo nulla. Possiamo vedere il film. Ok, appena vi passo? Ok. Episodio 2, scena 2, take 2, roll 1. Esagero timori minori, ci scherza sopra, nascondo le paure peggiori. Buona la prima! Dai discorsi seri, evito i film tristi e parlaci per emozionarmi ancora come la prima volta e non ci riesco. Non è la stessa cosa, è un'altra brutta copia. È troppo Colombo. Scusa, non hai visto che faccia di merda? la stessa cosa. Adesso vediamo il replay. Episodio 1, scena 2, take 2, roll 2. Bellissimo. Devo farne una challenge. Pensavo di esserne fuori, ma ci penso ancora e cambio le parti peggiori con altre inventate da me. Ma è questo il bello, Fra. Cazzo faccio? Tu te ne devi dire da solo. Mi ascolto da solo, faccio troppo ridere. Mi faccio troppo ridere, lo faccio. No, no, fai cagare. Dai, non ci riesco. Non è la stessa cosa. Si fanno il twist. È troppo serio. Inizia un decimo di film, sì. Perché c'è la cravatta che lo tiene fermo. Forse prima si fregava di più il busto Arsizio. Non ci riesco. Non è la stessa cosa. È un'altra brutta copia. È troppo serio. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Samu? Ma come 60 euro? Per una copia di chiavi?
Ma è la sesta volta che te ne chiedo di farmele, dai, non c'è uno sconto fedeltà.